A seguito della battaglia di Leuctra nel 371 a.C., la città di Tebe aveva imposto la propria egemonia su un'area vasta della Grecia. Questa egemonia nel tempo trovò i propri oppositori tra alcune città facenti parte delle aree controllate da Tebe. In particolare l'attenzione del generale Epaminonda era rivolta a Mantinea, un centro del Peloponneso che si era rivoltato al dominio tebano chiedendo aiuto a Sparta e ad Atene. I tebani potevano contare sull'appoggio della cittadina di Tegea, avversaria di Mantinea, ed allestire un esercito di 33.000 uomini, mentre gli alleati di Mantinea, Sparta ed Atene su tutti, potevano radunarne 22.000. Epaminonda marciò quindi nel 362 a.C. verso Mantinea, ma saputo che l'esercito spartano era in movimento verso la città, decise di sorprendere gli Spartani attaccando Sparta stessa, che a questo punto credeva essere sguarnita. Gli Spartani, dal canto loro, erano stati informati dei movimenti tebani e tornarono indietro a difendere la loro capitale. Resosi conto del fallimento del suo tentativo di attacco a sorpresa, Epaminonda decise di tornare a Tegea e testare il terreno di Mantinea inviando la propria cavalleria in avanscoperta. I suoi cavalieri furono però attaccati e respinti dalla cavalleria ateniese di stanza a Mantinea. Epaminonda, vedendo terminare la stagione delle campagne militari senza aver ottenuto successi e non volendo ritirarsi prima di aver sconfitto la pericolosa alleanza avversaria, decise di cercare lo scontro campale con i nemici di Tebe. Sul finire dell'estate del 362 a.C., l'esercito tebano e quello avversario si fronteggiarono sulla pianura di Mantinea. Epaminonda mosse il suo esercito in colonna davanti a quello avversario, come a voler allontanarsi dal campo di battaglia, con lo scopo di allentare la tensione nei combattenti nemici. Quando infine si accorse che gli avversari stavano allentando la propria tensione, improvvisamente ordinò all'esercito di voltarsi ed attaccare le truppe nemiche, predisponendo la cavalleria ai fianchi, coadiuvata da truppe di fanteria leggera, e la fanteria oplitica, schierata in una linea, la cui ala sinistra era stata rinforzata da contingenti provenienti dall'ala destra, alla destra a cui era stato ordinato di rifiutare lo scontro. La tattica psicologica e militare dei Tebani ebbe successo, e mentre sulle ali la cavalleria tebana sconfiggeva la cavalleria della coalizione avversaria, i reparti opliti sulla sinistra tebana sfondavano la linea della falange destra tenuta dagli Spartani. Nelle fila antitebane fu il caos ed i reparti cominciavano a darsi alla fuga, rimanendo alla mercede dei Tebani, che ne avrebbero fatta strage se non che sopraggiunse la notizia della morte di Epaminonda. La morte del generale arrestò l'esercito tebano, che non inseguì quello avversario, lasciandosi sfuggire una vittoria decisiva che avrebbe consegnato la Grecia all'egemonia tebana. Altresì la perdita di un leader carismatico come Epaminonda lasciava un vuoto politico e militare in Grecia. Epaminonda infatti aveva innovato le tecniche di battaglia della falange, istituendo ordini di battaglia asimmetrici, in cui un'ala disponeva di più uomini dell'altra, riuscendo così a penetrare nei ranghi degli avversari, che continuavano ad utilizzare vecchie tattiche di battaglia in cui i reparti erano disposti su di una unica linea di profondità uniforme. Tebe si vedeva così privata di un grande innovatore militare, ma un giovane uomo ostaggio presso i Tebani e facente parte del seguito di Epaminonda avrebbe imparato la lezione del proprio mentore, politico e militare. Un uomo dalla grande ambizione e dall'intelligenza acuta, che presto avrebbe sfruttato la debolezza delle città greche per riunire attorno a sé il popolo barbaro a cui apparteneva, i Macedoni, ed imporre la propria egemonia sulla grecità. Quest'uomo fu Filippo II di Macedonia.